Beh, direi che possiamo partire. Allora, volevo organizzare la cosa in modo... Questa vuole essere una sorta di dialogo, aggiornamento con tutto quello che sto facendo, tutto quello che sta succedendo, perché in questo momento sono ancora nella mia cameretta e cosa vorrò fare da qui in avanti. Se non l'avete ancora visto, spiego in parte quello che sta succedendo nel video di Riparto. Si chiama solo Riparto, lo potete trovare, è uno degli ultimi nel canale YouTube. E semplicemente riparto, nel senso che ho spostato, come avete visto, tutte le cose dalla UK e sto per ripartire e con una rubrica che in realtà penso che chiamerò International Affairs e l'obiettivo è andare ad esplorare opportunità in giro per il mondo. Il primo stato, non ve lo dico, però qui vi do già qualche indizio. Con ogni probabilità, no, vi do già qualche indizio. Il primo indizio è che sto aspettando per entrarci perché mi devono ancora approvare il visto e con quel visto poi potrò ottenere residenza in questo stato. Quindi sarà un visto con collegato una licenza e per chi sa come funziona un certo determinato stato ha già capito bene o male di che stato sto parlando. E ho già le valigie pronte perché qui ho il trolley. Oh, madonna che spacco tutto, non dovevo farlo. Qui ho il trolley, mi è appena arrivato uno zaino veramente figo, adesso lo vado a prendere. Oppala. Questo qui è lo zaino che mi ha mandato Modula Milano. Lo devo provare perché è tutto modulare, modulabile. Prima di questo qui usavo questo, che è il mio attuale zaino della Thule. Se vi interessa, nessuno mi sta pagando, ma sono cose che io utilizzo e tra l'altro a loro ho detto mandatemelo, se vi piace se mi piace ne parlo, se non mi piace non ne parlo e vi devo dire che è veramente gordo. Però vabbè, non importa. L'obiettivo di questa rubrica, intanto se avete idee per quel che riguarda il nome della rubrica, lasciatemele qui sotto nei commenti e io vado a rivedermene. Quello che mi convince di più è International Affairs. L'obiettivo della rubrica, poi devo fare un video intro perché così spiegarlo in una live. Questa live vuole essere anche una sorta di chiacchierata tra me e voi, anche perché nell'ultimo periodo, negli ultimi 15 giorni, purtroppo non sono riuscito a pubblicare come avrei voluto, proprio per il fatto che per organizzare tutto sto ambaradam sto perdendo la vita e per mantenere il tutto veramente sto impazzendo e quindi e quindi ci sono stato un po' meno, per questo cerchiamo di compensare con una live dove magari ci aggiorniamo tutti insieme. Comunque, il nome della rubrica voleva essere International Affairs, voi fate le vostre proposte. International Affairs perché? Perché parto con l'obiettivo di andare in uno stato, ancora non so che limite di tempo darci, perché ogni stato ovviamente ha bisogno di una certa quantità di tempo che è diversa per essere esplorato, essere capito, andare a vedere quali sono le sue opportunità, eccetera, eccetera. Cioè, per ipotesi, se io vado a Singapore è diverso da andare a Tallinn in Estonia. Entrambi gli stati hanno, diciamo, popolazioni diverse, culture diverse, opportunità diverse e magari a Tallinn posso starci 2 settimane come un mese e a Singapore posso starci un mese come un anno. Quindi non voglio che ci sia... Cioè, l'obiettivo poi, perché nella testa di chi guarda, anche di voi, l'obiettivo deve essere che questa cosa si possa condividere, perché altrimenti cosa sta facendo Riccardo? Nessuno lo sa. Sta girando per il mondo alla scoperta di opportunità. Però sarebbe anche interessante riuscire a darci un limite. Io pensavo che massimo 3 mesi all'interno di ogni singolo stato, all'interno di ogni singola città, però non lo so, non volevo limitare questa cosa. E quindi l'obiettivo è andare all'interno di un paese, scoprire scoprire cosa succede, scoprire qual è la burocrazia, la fiscalità, che tipo di imprese ci sono
ci sono al suo interno, se c'è la possibilità di fare qualche investimento, se c'è qualcosa che in Italia non c'è, ed oltretutto andare a vedere chi ci vive, quindi andare a vedere per chi è fatto quello stato, chi sono le persone medie, su chi sta investendo, su che ramo della popolazione sta investendo. Tutto questo per cercare di andare a capire quali sono le opportunità. Il primo stato, come vi dicevo, avrà bisogno del visto e niente, si parte nella speranza che non deliri nuovamente il mondo come è successo nell'ultimo anno e mezzo. Poi, ragazzi, commenti, domande, opinioni. Sono qui per fare un dialogo quest'oggi, è molto leggero. Tra l'altro, in tantissimi mi state bombardando con commenti su Bitcoin, su quel che sta succedendo nel mondo cripto, e sto scrivendo un video, quindi magari se volete contribuire con quel video, con qualche domanda, lo sto scrivendo oggi, lo devo registrare domani mattina e quindi probabilmente sarà pubblicato venerdì, e poi ci sarà il solito video dei miei investimenti, e diciamo che con la parte cripto dovremmo andare ancora intensi proprio perché siamo in un periodo di hype assurdo. Già fissato il giorno della partenza? Purtroppo no, perché sto aspettando il visto per poter entrare, e quindi senza visto non prenoto l'aereo perché c'è il rischio che poi il visto non arrivi. Quindi sono in attesa di questo visto per capire quando partire. Londra ti aveva stufato? No, sinceramente Londra non sono riuscito a viverla come avrei voluto viverla. Probabilmente non mi ha stufato, però volevo cambiare, volevo un attimo accendere quella scintilla che mi faceva dire che figata quello che sto facendo, cioè, desidero comunicare quel qualcosa quando mi sveglio. Rimanendo fermi per un anno e mezzo in casa, la scintilla era più difficile da far partire, e rosico tantissimo perché mi sto spostando nel momento in cui a Londra si sta riaprendo tutto, e quindi probabilmente ci ritornerò a Londra. Tra l'altro ad ora sono ancora residente lì, in questo momento sto con il visto e tutta la burocrazia che ci sta dietro, devo spostare la mia residenza. L'affitto ho finito di pagarlo pochi giorni fa, quindi effettivamente sono su questi 15-20 giorni dove sono in un periodo senza casa, dove tra l'altro questa è la mia vecchia cameretta, ma dentro, quando sono arrivato, la cosa curiosa è che era tipo l'ufficio di mia mamma era pieno di qualsiasi cosa in giro, e quindi ho rispolverato un attimo, e l'intenzione era fare base qui al massimo una decina di giorni. La decina di giorni è diventato 15 perché sto aspettando sto ostia di visto. Le aziende in UK le hai chiuse? Allora, in realtà sto valutando diverse opzioni. Una rimarrà aperta, che è quella relativa ad Omni, perché è il luogo migliore per mandare avanti quella realtà. Per quel che riguarda invece le aziende che erano collegate principalmente alla mia persona, sto valutando il da farsi, però non voglio, cioè un errore che ho fatto in quest'ultimo anno è aprire posizioni, complicare cose, e questo ve lo dico direttamente in live, complicare cose che non dovevano essere complicate, che magari dovevano essere semplicemente lanciate come test. E quindi sto valutando cosa fare. L'obiettivo, in questo momento ho diverse aziende. L'obiettivo è magari chiuderne alcune, intanto i cani stanno facendo un colera. È così quando si torna dai propri genitori, ci sono fuori i cani che fanno il colera. Tra l'altro, se mi seguite su Instagram, e faccio anche lo spot, se mi seguite su Instagram ho il cane che ha appena partorito sei cuccioletti. Vabbè, comunque, a parte questo, quello che sto facendo con le aziende in UK è, oltre a consolidare la parte di Omni, che rimarrà lì, ma perché è il luogo ideale per mandare avanti quella realtà, le altre sto cercando di condensarle in un'unica sola posizione, in modo tale da semplificare il tutto, e poi magari vedere se c'è uno stato dove la convenienza è maggiore.
Però in questo momento quello che sto facendo è semplificare il tutto, perché avevo overcomplicato le cose, e questo diciamo che è un errore che ho fatto. Però ragazzi, attualmente sono ancora in una fase, come ho detto tra l'altro nei miei obiettivi di inizio anno, che sembra l'altro ieri, però ormai sono passati 6 mesi quasi. È un periodo dove voglio esplorare, voglio capire chi sono, voglio capire cosa mi piace fare, e soprattutto voglio cercare di essere messo di fronte al maggior numero di opportunità per capire effettivamente quale cogliere. Uh, quando uscirà il video sulla SeFi, BlockFi, Nexo, eccetera? Allora, ho già detto 2 volte e lo so che sarebbe uscito il mese successivo. Voglio aspettare un altro po', per capire effettivamente, dargli più tempo per quel che riguarda l'esperienza all'interno di queste piattaforme. Mi fido perché ho ricevuto diversi feedback da colleghi che lo utilizzano da diverso tempo, e ad ora queste piattaforme non hanno avuto nessun tipo di problema. Però prima di andare a dare opinioni, fare recensioni e raccontarvi la SeFi, voglio aspettare un altro po', e soprattutto voglio capire appieno dove stanno i rischi, perché questa è la cosa principale. Cosa ne pensi dei libri di Kiyosaki? Sono molto interessanti e utili, però alle volte Kiyosaki fa riferimento a realtà italiane, quindi bisogna sempre stare attenti a ponderare quel che ci dice di fare, perché non tutti gli stati sono uguali, e non tutti gli stati hanno la stessa burocrazia, le stesse opportunità e le stesse, diciamo, ritorni di investimenti. Soprattutto mi riferisco al mercato immobiliare, che lui dà per molto semplice in America. Qui invece le situazioni e i cicli sono anche diversi, quindi bisogna sempre riportare i concetti nella nostra realtà. Mi piace il tuo progetto, sono sicuro ritornerai a Londra. È probabile, è altamente probabile che in futuro ritornerò a Londra a vivere, e probabilmente riporterò lì la mia residenza. Ad ora in realtà penso di aver trovato una soluzione migliore, che vedrete e vi spiegherò, e sarà interessante, e non posso dirla in questo momento, però sono sicuro che sarà l'obiettivo è riuscire ad esplorare, dato che siamo spero, e ci stiamo muovendo sempre di più su una cultura mondiale multietnica. L'obiettivo è proprio andare a vedere i posti migliori per fare certe determinate cose, i posti migliori per vivere, i posti migliori dove mettere una certa determinata azienda, i posti migliori dove avere la residenza fiscale, i posti banalmente anche con l'aria migliore. Io non so voi, io sono originario di Padova, in questo momento mi trovo ad Albignasego, a casa dei miei genitori, e quando sono sceso dall'aereo ho respirato l'aria padana, e cavolo se l'ho sentito che era un'aria inquinata, e non l'avevo mai percepito così forte. E non è che arrivassi da un posto in mezzo alle montagne disperso, dove l'inquinamento non sanno neanche cosa sono. Arrivavo da Londra e la differenza l'ho sentita. Poi magari sarà perché Londra piove sempre e lo smog va per terra, però non ho conoscenze scientifiche da questo punto di vista. Però quando sono atterrato ho sentito e ho provato l'aria che entrava nei miei polmoni, ma anche quando corro faccio relativamente più fatica, proprio perché probabilmente c'è anche un fattore di questo genere. Non sono un esperto, però questa è la mia percezione. Hai investito nel crowdfunding di Curve? Ve ne dovrò parlare, è uno dei futuri video che uscirà. E sì, ho messo... se devo guardare l'atto investimento, guardando e facendo un'analisi dei bilanci, non è che sia una enorme opportunità rispetto a quando investì a quando investì ormai 2 anni fa,
Però sì, ho messo qualcosina per arrotondare la mia posizione, ma soprattutto perché amo il progetto e quindi diciamo, non è un investimento a fondo perduto, però mi piaceva contribuire in quello che stanno facendo e secondo me ci sono buone possibilità. È ampliamente rischioso però l'investimento, ma ci andremo a fare un video, vi farò un'analisi. Mi sto soffocando. In sti giorni comunque sì, hai ragione, ha piovuto e l'aria è migliore. Tra l'altro venerdì voglio fare la pazzia, mi sto allenando ancora per la maratona che doveva essere in uno stato il prossimo mese, ve l'avrei annunciata, però quello stato è ancora chiuso, quindi sono ancora qui con le dita incrociate nella speranza che si possa correre la maratona che pensavo di correre, che è curiosissima, si corre ad un orario stranissimo e però non so ancora se posso annunciarvela proprio perché lo stato in questione è chiuso. Ragazzi, ho tutte queste cose in elenco, spero che le situazioni si sblocchino. Se si sblocca tutto, avrò un mese prossimo intensissimo, pieno di cose da fare, pieno di video. Tra l'altro, venerdì, se vi interessa, e penso che chiederò aiuto anche su Instagram, così vediamo di organizzare una spedizione. Ho intenzione di correre dal Prato della Valle a Padova fino a Piazza San Marco. Sono 43 km e quindi è un allenamento per la maratona. L'obiettivo di tempo è 5 ore, quindi effettivamente l'obiettivo è arrivare alla fine, non è tanto fare il tempone, però iniziare a provare queste sensazioni. Ecco, cioè esco a correre, dovrei correrne 37, lo so, però arrotondo a 43 e faccio sta cosa del fun fact. Ah, ciao Yaki, ci sei anche te? Capire com'è organizzato Riccardo è organizzato peggio di me. Ma se non ci sono notizie, Yaki, non è che posso organizzare niente se non ci sono notizie. Rimango in attesa e l'attesa ammazza. Bisogna sempre organizzarsi in funzione di ciò che si può controllare. Purtroppo la situazione attuale non è controllabile. Comunque Simo di Esco a Correre, che è il mio allenatore per la maratona, secondo la scheda che trovate in giro, se la volete ritrovare nei vari video della maratona, vedete tutti i miei allenamenti. Dovrei correre 37 km il massimale questa settimana, ma arrotondo a 43 per fare Prato della Valle e Piazza San Marco. E chi volesse aiutarmi anche a filmare il video, parto alle 6:30, 7 di mattina e magari vi comunico i vari dettagli su Instagram venerdì e l'obiettivo è andare a bere lo spritz in Piazza San Marco per chiunque voglia seguire questa cosa relativamente folle. Come fai a pubblicare così tanti video velocemente? In realtà questa non è una domanda, non è una domanda da fare in questo periodo perché nelle ultime 3 settimane ho pubblicato veramente poco e questa live serve anche per mantenere il contatto perché attualmente per organizzare il tutto, tra l'altro in collaborazione con un'azienda stiamo anche facendo non so se posso dire, un corso che vogliamo mantenere incredibilmente accessibile, quindi ho anche registrato quello. Ci sono state un po' di cose che sono andate ad accumularsi in quest'ultimo periodo e quindi è stato difficile. Esco a correre nel senso che io esco a correre, non sto nominando il tuo amico che saluto. Addio. Ah, ok. Ciao Yaki, buona corsa. Viene a fare un giro al Severi. Il Severi, tra l'altro, è la mia scuola superiore, istituto tecnico informatico. Non penso che avrò tempo, però se, se ti va di venire a Venezia, io parto alle 6:30 dal Prato della Valle e si va a Venezia di corsa o in bici, chiunque voglia venire. Investi ancora in criptovalute?
come hai visto il crollo del Bitcoin. Questo era un argomento che volevo trattare, trattiamolo. Allora, come sapete io ho concretizzato un po' di profitti ancora ad aprile. Ho diciamo disinvestito, non disinvestito, ho concretizzato il profitto, ho tolto il capitale investito e concretizzato il doppio rispetto al capitale investito. Quindi già ad aprile, quando ho fatto la mia dichiarazione dei redditi in UK, avevo detto questa cosa. Quindi quello che avevo depositato in cripto, in diverse cripto in realtà, perché come sapete in questo momento sto facendo pura e semplice speculazione sui mercati, e tra l'altro abbiamo anche con due amici, John e Mick, una community che insegna e aiuta ad approcciare e fare trading sul mercato delle criptovalute, che si chiama i The Madmen. Comunque, sul profitto, settimana scorsa dovevamo avere un ribilanciamento del mercato, e il Bitcoin è morto, cos'è, 400 volte, quindi doveva succedere che prima o poi un calo così forte avvenisse. Io ho la, diciamo, responsabilità di essere riuscito a preservare il mio capitale, l'ho disinvestito, e a concretizzare un ottimo ritorno. I profitti adesso che avevo hanno avuto una perdita del 30-40%, ma come di tutti i portafogli, e però mi trovo in una situazione dove ho fatto molto di più dell'800% investito. Quindi ad ora il modo in cui io guardo i mercati è sicuramente diverso da una persona che ha iniziato ad investire su Bitcoin e sulle cripto quando stavamo a 60.000, o magari una persona che ha messo i soldi senza effettivamente implementare una qualunque strategia, perché dobbiamo sapere cosa stiamo facendo, cosa faremo più che altro. Inizialmente cosa stiamo facendo, su cosa stiamo investendo, ma molte persone nemmeno si preoccupano a sapere quello, almeno a farsi delle minime basi. Però almeno dobbiamo capire: se succede questo, io cosa faccio? Se succede quell'altro, io cosa faccio? Se adesso il Bitcoin dovesse prendere e andare a 20.000, che per carità una probabilità che faccia anche questo c'è. Anzi, magari adesso aggiorniamo i grafici e avviene. Come al contrario, se va a 50.000, ritraccia, va su, cosa faccio? Devo saperlo. Se non lo so, sono semplicemente in preda al mercato. E ragazzi, chi è stato dentro al mercato negli ultimi 15 giorni si è forgiato parecchio, e c'è chi sicuramente si sarà bruciato, perché l'ho fatto anch'io nel 2017, c'è chi sicuramente ha avuto notti insonne, perché è successo a chiunque, però è un'esperienza, è un qualcosa che ci sta formando e ci continuerà a formare. Ma quindi ritorno in Italia. Se va indietro nella live spiego che sono in attesa della ripartenza del visto per un paese che vedrete presto. Il mercato va su e giù, esattamente, il mercato va su e giù, noi dobbiamo sapere cosa fare se va su e cosa fare se va giù. Ragazzi, che altro devo dire? Se avete un altro paio di domande, le rispondo. La mia strategia, io sto speculando, sto facendo trading, anzi in realtà adesso sto valutando, e non vi dico che lo sto facendo perché non lo sto facendo, sto valutando di riniziare ad accumulare Bitcoin. Io avevo accumulato ormai, cos'era, dal 2018, no, dal 2019, no, sì, da inizio 2019 fino a metà del 2020 ero entrato con tutta la posizione che volevo entrare su Bitcoin, accumulando con un piano d'accumulo. Dopodiché i mercati mi hanno dato ragione, il ciclo con l'Alvi e con tutto quanto mi ha dato ragione. Adesso sto valutando se, poi come vi dicevo
2 minuti fa in questa live sto valutando se concretizzare, ho concretizzato il mio investimento, ho tirato fuori il capitale più un'ottima cifra, ho raddoppiato il mio capitale con quello che ho tirato fuori, adesso sto lavorando con i profitti. Con i profitti sto facendo trading, quindi la mia strategia, se volete andarla a vedere, l'ho imparata all'interno dei Mad Men. Se andate a cercare, non so neanche quale sia il dominio in questo momento, dovrebbe essere vi lascio il sito se siete interessati. Non l'ho pubblicizzato abbastanza, quindi se volete andarci a dare un'occhiata lo pubblicizzo in questo momento. Tra l'altro lo stiamo rifacendo, lo stiamo rivisitando, e questo qui, e portiamo avanti la strategia di trading che insegniamo lì dentro. Io vado avanti con quella mia strategia e in questo momento sto valutando, dato i prezzi e dato il mercato incerto, devo studiarmela ancora meglio perché non voglio dirvi castronate, di riniziare un piano d'accumulo in prospettiva di dicembre per effettivamente vedere se si riesce a prendere un altro treno. Vediamo, devo valutare anche i cicli di mercato, non è semplice. Sto parlando poco di Bitcoin, poco delle cripto nei miei video, anche se siamo in un mercato, anche se l'argomento è estremamente di trend, ma perché penso che molte persone si stiano approcciando ora, come è sempre successo nei vari cicli, come feci anch'io nel 2017, con l'idea di diventare milionari, miliardari facilmente, giocandosi 10, 150, 1000, 2000 euro. Non funziona così. Se non si ha la mentalità e se non si ha l'educazione per gestire anche, supponete di investire 1000 euro e di arrivare a 100.000, vi va benissimo. Arrivati a 100.000 disinvestite? No, perché pensiamo che vada a 1 milione. Ma pensare è una cosa, avere una strategia è un'altra. E tante persone sono rimaste bruciate, e gli istituzionali o diciamo chi ha il potere di governare il mercato, che in questo momento non è regolamentato, riesce a ballare sui retail ancora. Però vabbè. Tasse. Cosa vuol dire tasse? Tasse. Tasse ovunque. Perché hai comprato USDC? Beh, scusa, USDT è Tether. Io ho sia USDC che USDT. Dipende quello che accettano e l'interesse migliore che mi danno le piattaforme, in base a quello scelgo che stable comprare. Allora, ragazzi, mi sembra che le domande siano bene o male, si riferiscano a cose di cui ho già parlato all'interno di questo video. Quindi lasciamo gli ultimi 2 minuti e poi direi che possiamo chiudere la live, perché bene o male ho detto tutto. E tra l'altro voi andate a dare un'occhiata su Instagram, in questo periodo sono molto più attivo lì per questioni di organizzative. Ultimamente sono sempre in giro e quindi mi viene anche difficile scrivere video, registrarlo e quant'altro. E tra l'altro questa posizione, vediamo se riesco a farvi vedere la situazione che c'è. Sì, dai, vi faccio vedere la situazione. Tra l'altro sta arrivando la gente proprio quando io smetto la live. Allora facciamo casino. Questa è la situazione scrivania. Ok, io qui, bellissimo, qui ho lo scatolone che regge il computer dove leggo i vostri commenti. Spero si senta, non ho idea se si senta.
Lì c'è la scrivania provvisoria che mia mamma aveva iniziato ad utilizzare come ufficio. Qui ci sono i bagagli pronti per la partenza. Qui ho appena fatto un piccolo unboxing, in realtà l'ho anche filmato relativamente perché volevo vedere cosa c'era dentro. E qui vabbè c'è il classico tavolo. Sono un po' stretto, qui c'è il softbox senza ceccarli. Sì, diciamo che rieccomi, ci sono. Oppa! Diciamo che siamo in un ambiente provvisorio. Siamo in un ambiente provvisorio, però rende abbastanza bene questa immagine, o no? Datemi un'opinione così. Ciao, vai prima a Malta o a Tallinn? In realtà stavo parlando di entrambe, probabilmente a Tallinn perché ho preso l'e-residency. Però non è il primo stato in cui andrò e non so se conoscete l'e-residency. È una sorta di residenza non fiscale ma digitale che offre l'Estonia, e quindi farò un salto a Tallinn per raccogliere questa e-residency, ma lo farò tra poco. Tra l'altro è anche uno spoiler del canale, però vedrete anche un video sull'e-residency interessantissima, tantissime persone se la stanno facendo proprio per tantissime persone se la sono fatta proprio per accedere ai servizi in uno stato all'interno dell'Unione Europea, perché con quella poi puoi aprire in completa semplicità azienda in Estonia e operare dall'Estonia. Come ti ha condizionato la Brexit? In realtà relativamente poco, perché vendo molto di più ad aziende. Le persone che hanno avuto veramente tanti problemi, vendo ad aziende e vendo servizi, non vendo prodotti fisici, quindi l'IVA, il VAT non è stato un problema. Le persone, aziende o comunque realtà che hanno avuto più problemi con la Brexit sono state le aziende che spostavano merci e che avevano da fare dichiarazioni con il VAT MOS. E tra l'altro a luglio apriranno il One Stop Shop, dove tu in qualsiasi stato, finalmente, in qualsiasi stato, adesso entriamo nella burocrazia, fiscalità, vabbè, era una live così. Comunque apriranno, io sono carichissimo perché queste cose sono le cose che ti agevolano e le cose a cui ancora quando avevo 3 anni fa la mia piccola partita IVA qui in Italia e vendevo su Amazon, tipo avrei voluto tantissimo, che non hanno mai fatto. Fino ad ora, se tu vendi, poi non sono un commercialista, cerco di informarmi, per cui cerco di avere le informazioni più precise possibile, però lo anticipo per fare in modo che poi voi andiate ad approfondire la cosa. Comunque, fino ad ora, se tu vendevi prodotti fisici al di fuori, non solo in Italia, cioè azienda italiana con partita IVA italiana, se vende un oggetto fisico in Italia, aggiunge l'IVA che viene pagata dal cliente e verso l'IVA. Ok, semplicissimo. Se io vendo in un altro stato europeo, devo sì applicare l'IVA di quello stato, però fino a 35.000 euro, fino a un limite, io potevo o non, insomma, era una situazione diciamo particolare. Ora la cosa che finalmente sono riusciti a fare, cioè fino ad un limite dovevo applicare l'IVA italiana. Adesso non ricordo più con precisione se dovessi applicare l'IVA italiana o l'IVA di quel paese e poi versare comunque all'agenzia o addirittura no, mi pare che fosse se vendevi sotto un certo limite non dovevi applicare l'IVA in quello stato. Mi sto complicando la vita, ragazzi. Dovrei andare a ripassare la cosa. Comunque, se vendevi fino ad un certo limite non dovevi applicare l'IVA. Se superavi questo limite di vendite dovevi aprire una partita IVA all'interno di quello stato, un VAT number all'interno di quello stato, applicare l'IVA di quello stato e versare l'IVA a quello stato e poi all'Agenzia delle Entrate italiane se continuavi a vendere in Italia.
D'ora in poi, con questo one stop shop per i prodotti fisici, tu con un'unica partita IVA europea comunitaria riuscirai ad applicare tutti i vari scaglioni IVA e poi versare in un unico sistema le varie imposte che poi verranno ridistribuite all'interno di tutta la comunità europea. Spero. Vabbè, poi Amazon non si applica l'IVA se fattura è estera. Sì, poi vabbè c'è tutto il meccanismo reverse charge. Ragazzi, l'ho detto male, ci farò un video e me lo ripasserò bene, me lo scriverò bene. È per questo che me li scrivo i video proprio per avere il dato certo e aver studiato la cosa. Comunque la cosa interessante di tutto questo discorso è che da luglio in poi ci sarà questo sistema dove tu versando ad un unico ente, avendo un'unica partita IVA europea, all'interno di qualsiasi stato comunitario, riuscirai ad applicare tutti gli scaglioni IVA, a versare tutto ad un unico sistema che poi dividerà le varie imposte per ogni singolo stato. È sempre molto snella la burocrazia, purtroppo ci sono migliaia di diversi stati. Ma per le aziende inglesi è più complicato assumere persone del resto dell'Europa con la Brexit. Purtroppo non avendo assunto a contratto da dipendente nessuno dopo la Brexit, non riesco a dirtelo e non mi sono nemmeno informato proprio perché non mi serviva. Come si chiama la tua azienda in UK? Z Media Ltd. La puoi andare a vedere tranquillamente in Company House. Sull'editing sei ferrato oppure si occupa solo tuo fratello di quella parte? Allora, fino a un anno e mezzo fa editavo ancora io i video, ora fa tutto totalmente Federico e tra l'altro lui usa Resolve? Pare si chiami Resolve? No, usa, sì, DaVinci Resolve, sì, no, DaVinci. Usa DaVinci, sistema a cui io non sono abituato, mi ci sono abituato perché i video li revisiono, quindi sto iniziando a capire molto di più di come funziona quel sistema lì e di come è strutturato. È anche relativamente semplice se mi metto e imparo, però dato che ho iniziato a delegare sempre di più a lui, io ora non tocco quasi nulla del video, ma quello che faccio è dare una revisione, mettergli i segnalibri dove voglio che venga cambiato qualcosa e poi lui cambia. Quindi no, non tocco da un anno e mezzo, però riuscirei ancora ad editare un video con Final Cut che utilizzavo per farlo. Hai mai pensato di organizzare eventi tipo networking con le persone dal vivo? Sì, diverse volte, ma non è il periodo migliore per fare la cosa. Se vuoi, venerdì alle 6:30 da Prato della Valle, 6:30 della mattina, parto e vado verso Venezia, verso Piazza San Marco. Questo è un evento di networking, può essere. Hai qualcuno che gestisce la parte legale delle tue aziende? Sì, ho dei legali che mi danno una mano se dovessero esserci problemi, mentre per quel che riguarda la parte contrattuale di revisione li leggo io i contratti e riesco a gestirmela bene. Se ho dubbi chiedo all'azienda perché ci sono quei punti, indago e comunque chiedo. L'ideale è sempre avere un qualcuno a cui chiedere e avere sempre qualcuno disponibile nel caso ci sia un qualche problema e qualcuno che revisioni tutta la situazione quando stai iniziando, quando sei partito. Poi in realtà sono partito senza questa figura, l'ho trovata man mano quando le cose aumentavano, andavano sempre meglio. Quando dirai la prossima meta? Lo dirò con molte probabilità, lo vedrete su Instagram come prima cosa e poi uscirà un video proprio dove faccio il viaggio verso questa prima meta e probabilmente spiegherò la rubrica per filo e per segno con un lessico e una sintassi un pelo più accorciata senza stare qui a mangiarmi le parole in live su YouTube. Che ne pensi di iniziare a studiare economia? Se intendi all'università, dipende cosa vuoi fare.
non c'è una risposta né giusta né sbagliata. Tra l'altro, volevo fare un video consigliato da un amico dove andare ad analizzare le buste paga di laureati e non laureati e vedere chi guadagna di più. Perché si vanno sempre ad osservare i casi migliori delle persone che non si laureano o non fanno la laurea. Però non si va a prendere la statistica non si va a prendere la popolazione intera e non si va quasi mai a vedere cosa succede per interezza. Quindi sarebbe sensato andare a vedere quanto guadagnano i laureati, quanto guadagnano i non laureati, qual è la divisione tra le due cose, e da quel che ho capito la risposta è che i laureati mediamente guadagnano più dei non laureati. Poi bisogna capire, ti serve quella laurea? Ti interessa quel percorso? Cosa vuoi fare? Sono troppe le domande da farsi e io, non conoscendo la risposta tua o come di ogni singola persona che ho davanti, non posso dare un consiglio e non me la sento neanche di dare un consiglio. Io iniziai a studiare economia, mi piacque anche, poi dato che la mia attività e tutto quello che stavo creando attorno al canale YouTube e a tutti gli altri progetti che portavo avanti iniziò ad andare bene, congelai gli esami, dissi ok, io ho fatto questi esami, li congeliamo per 5 anni mi pare, o 3 o 5 anni li posso ancora riprendere, se dovesse crollare tutto rovinosamente riprendo in mano l'università e continuo questo percorso. Però non c'è una risposta giusta e sbagliata. La live verrà salvata? Sì, come tutte le live la risposta è mi conviene troppo salvare la live per non farlo. Quindi sì, verrà salvata e la potrete rivedere tutta per intero. Tra l'altro tra l'altro farò anche l'indice così potete anche saltare da un argomento all'altro. Ma nel tuo canale ti occuperai sempre di finanza come stai facendo oppure parlerai solo di viaggi, posti, eccetera? Un saluto da Udine. Ciao Udine. Allora, nel mio canale si parla di finanza, si continuerà a parlare di finanza, si parla di imprenditoria e si continuerà a parlare di imprenditoria, e il tema viaggi, spostamenti è proprio ad unione di finanza, imprenditoria, opportunità, progetti. Poi faccio diverse anche rubriche di crescita personale e comunque sfidare se stessi, quindi anche quelle verranno portate avanti, come per esempio la rubrica della maratona, ma il tema viaggio non sarà trattato da un travel blogger. Certo è che se vado in un paese, se vado in una città, in un paese, andrò anche a vedere diciamo, le sue peculiarità artistiche, culturali e diciamo architettoniche. Però l'idea è proprio andare a vedere i posti con gli occhi di qualcuno che cerca di andare in quel posto per creare impresa, per trovare possibili investimenti, per vedere lo stile di vita, le opportunità e quant'altro. Non andrò a vedere i posti principalmente con l'occhio di una persona che deve fare la guida turistica. Però ovviamente all'interno di tutto questo un po' anche di, tra virgolette, paesaggi e quant'altro ci deve essere. Magari non è il soggetto principale è tutt'altro. Direi che è ora di andare a cena, ragazzi. Sono le 8:10. Io inizio a scrivere il video su Bitcoin e sulle cripto. Mi auguro di riuscire a registrarlo domani mattina e spero che domani mattina mi diano anche il visto, così si parte. Spero che tutto quello che sto facendo possa anche esservi utile in un qualche modo, perché l'idea è sempre comunque condividere quel che succede per fare in modo che le informazioni che io vado ad acquisire accrescano anche la vostra ideale del mondo. Cioè, l'obiettivo della rubrica che sto per andare ad affrontare è proprio andare a vedere il mondo con gli occhi di qualcuno che si chiede
vado dove vengo trattato meglio, per n ambiti. Detto questo, buona cena a tutti, buon fine settimana, domani è giovedì, e metterò lasciate un like per chi è qui dentro a questa live, fa molto piacere se mi lasciate, se mi lasciate un like, così portiamo questo video a tutti, a tutto il mondo. Ciao, è stato un piacere.